Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astrotarotina, un canale in cui parliamo di astrologia di tarocchi e di tante altre cose che mi stanno a cuore e spero stiano a cuore anche a voi. Oggi parleremo di Giove, il simbolismo di Giove, quindi attraverso l'astronomia, la mitologia, l'astrologia e i tarocchi di Marsiglia. Parleremo in particolare del transito, il passaggio di Giove in Cancro, quindi l'espansione che è legata alle radici e alla sensibilità, e poi al suo transito, al suo passaggio in Leone, quindi legato, un'energia che sarà legata alla creatività, alla fiducia e al fatto di brillare, all'espansione. Seguito sempre da una pratica dei tarocchi di Marsiglia. Ma prima di entrare nel tema, perché abbiamo tante cose da dire, i consigli abituali, un pollice se il video vi è piaciuto, condividerlo, attivare la campanellina delle notifiche, andare a vedere o scoprire le pagine Instagram dove parlo di astrologia, di tarocco e di molte altre cose, e scrivermi via mail a mariacristina.astrotarotto@gmail.com se desiderate una sessione, una consulenza di astrologia, di tarocchi e di astrotarocchi, o semplicemente ricevere la newsletter settimanale che invio in genere il lunedì, dove parlo di astrologia, di tarocchi e di tante altre cose. Cominciamo subito. Sul piano astronomico, il nostro Giove, eccolo qua, è un pianeta enorme, gigantesco, titanico, rapido, estremamente magnetico, con un grande magnetismo e pieno di tempeste attorno, e anche ricchissimo di lune. Fino ad oggi ne sono state scoperte 95. È il quinto pianeta a partire dal Sole, naturalmente è il più grande, legato simbolicamente all'espansione, quindi, ed è uno dei più luminosi. Nella mitologia romana Giove è il re degli dei, la divinità del cielo, del tuono, del fulmine, della luce naturalmente, e rappresenta l'autorità, rappresenta la giustizia, l'ordine cosmico. La madre lo sottrae con un sotterfugio al padre, Crono Saturno, diciamo, che divorava i figli perché aveva paura di essere spodestato. Giove riesce comunque a eliminare il padre, ma non in maniera violenta, semplicemente esiliandolo ai confini dell'universo. Questo perché Giove è legato all'idea di giovialità, è legato all'idea di benevolenza, a differenza del padre Saturno che evira, uccide praticamente, virandolo, il padre Urano proprio per prendere il suo posto. Quindi vediamo che Saturno rappresenta in un qualche modo la contrazione, mentre Giove appunto l'espansione. Allora è diventato sovrano dell'Olimpo, governa con i fratelli, Nettuno, dio del mare, e Plutone, dio degli inferi, per assicurare l'espansione e la creatività della vita sul pianeta. Non regna unicamente perché è forte, ma regna perché veramente rappresenta ciò che è giusto in un qualche modo, il quadro giusto, il giuramento giusto, e questa gerarchia importante che collega il mondo degli umani con un livello, con un ordine, ecco, superiore. Giove è il Salvatore ed è colui che secondo la legge, proprio questa cosa è molto importante, secondo la legge restituisce la vita, come lo indica la radice Zoe, che si trova nel nome Zeus, quindi nella mitologia greca, che vuol dire proprio vita. Giove non è forte semplicemente, o potente semplicemente perché colpisce come il fulmine, ma è proprio potente perché legittima, perché illumina, perché rivela, è maestoso naturalmente, è potente, ma è molto, soprattutto appassionato, e lo vediamo muoversi in intrighi, storie, intrecci, che daranno poi nascita a divinità ma anche a eroi. Allora, in astrologia il nostro Giove, eccolo qua, il nostro Giove quindi governa, eccolo qua, il Sagittario, e nell'astrologia antica anche i pesci. È in esaltazione in Cancro, vedremo poi, è in caduta naturalmente in Capricorno ed è in esilio nei Gemelli. Questo per i dati più tecnici. Il suo glifo, spero che qui si veda, è la rappresentazione stilizzata del fulmine, che è il suo tributo principale. E nel corpo Giove corrisponde al fegato, alla milza, all'indice e alla circolazione. Quindi il pianeta, abbiamo detto, Giove, della crescita, dell'espansione, dell'ottimismo, della fiducia, della ricchezza materiale e spirituale, della giustizia, e rappresenta ciò che allarga i nostri orizzonti. Quindi che cosa allarga i nostri orizzonti? La conoscenza, l'opportunità, il senso morale, la fede, la visione del futuro.
con Saturno costituisce pianeti che chiamiamo sociali, cioè pianeti ponte fra la parte individuale, personale, pianeti personali, e pianeti che chiamiamo collettivi, transaturnini, pianeti transgenerazionali, cioè simbolicamente fra ciò che siamo e ciò che noi possiamo costruire nella società. Quindi Giove, qui parliamo di Giove nello specifico, governa i campi dell'esistenza attraverso i quali noi possiamo uscire, superare il nostro limite immediato, e questi sono la filosofia, la religione, il diritto, l'insegnamento superiore, la visione del mondo. Quindi Saturno struttura laddove Giove ci dice il perché, ci dà il perché. Ora, Giove abbiamo detto che è legato all'espansione, quindi all'eccesso. Eccesso in che senso? Orgoglio, dogmatismo, la promessa vuota, il consumo e l'ottimismo eccessivi, tutto ciò che è eccessivo. Allora, Venere la chiamiamo la piccola benefica, la piccola fortuna, e Venere ci dà un sentimento di armonia, ci dà un sentimento di benessere legato proprio anche alla buona salute, ci mostra le cose che sono belle anche quando sono nascoste, quindi la bellezza, l'importanza della bellezza. Giove, quindi lei è la piccola fortuna. Giove, secondo gli antichi, i romani lo chiamavano la fortuna maior, cioè il grande benefattore, la grande fortuna. Ma cosa vuol dire il colpo di fortuna? Diciamo che è un pochino più sottile, è la capacità di affrontare l'esistenza con ottimismo, con positività, per attirare la fortuna, cioè applichiamo la legge dell'attrazione e quindi arriva il colpo di fortuna, non è che arrivi così. E rappresenta, abbiamo detto, la legge dell'espansione, che quando è vista in modo nobile porta la visione, la fede, la generosità, il successo, la giustizia. Quando invece è eccessiva ci porta a un ego smisurato, un ottimismo smisurato, tutto ciò che è smisurato, un appetito smisurato, un dogmatismo, anche una dispersione di fatto. Quindi Giove, il nostro Giove, impiega 12 anni per fare il giro dello zodiaco, quindi rimane in ogni segno 12 mesi, e il suo transito porta sempre qualcosa di nuovo, nuova espansione, nuove opportunità, nuova visione. In un tema natale andremo a vedere il segno in cui si trova, quindi lo stile di crescita, la casa in cui si trova, cioè il settore in cui ci sarà la crescita, e vedremo che se è effettivamente diciamo legato all'ascendente, cioè trova diciamo un significato importante se è legato all'ascendente, se è legato al medio cielo, se è legato alla casa nona, se è legato alla casa undicesima, se è legato al sole, se è legato alla luna, ad esempio. Gli aspetti che forma con gli altri pianeti oppunti ci indicheranno se questa espansione, se questa crescita è fluida o è frenata, è disciplinata o è intensificata. Allora, il transito di Giove, entriamo subito, Giove in Cancro, eccolo qua, le date sono: è entrato il 9 giugno del 2025, uscirà il 30 giugno esce il 30 giugno del 2026, con una retrogradazione che si è svolta fra l'11 novembre 2025 e l'11 o il 10, dipende, marzo 2026. Tornerà in questo segno verso il 2037-38. Allora, il Cancro, eccolo qua, è un segno d'acqua, è un segno cardinale, cioè di inizio estate, governato dalla Luna. Quindi il Cancro ci parla di tutto ciò che è legato alla casa, alla sicurezza emotiva, alla radice, alla famiglia, al bisogno di protezione, all'intuizione, alla matrice interiore, e abbiamo detto che è esaltato in Cancro, quindi il suo transito va a toccare un'espansione emotiva, familiare, cioè le questioni che riguardano la famiglia, la casa, le radici, la protezione, la crescita interiore, la fertilità. E qui Giove non è solo, se volete, potente, grande, Giove è protettore, Giove è generoso attraverso il cuore, Giove è empatico. Infatti quando Giove si trova in Cancro, l'espansione avviene proprio attraverso il cuore. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che la crescita è legata alla cura, certo che la crescita è legata alla protezione, che la fede è viscerale ed emotiva, che il sentimento di abbondanza è legato al fatto di sentirsi al sicuro, di fare sentire al sicuro gli altri. Allora, abbiamo detto che Giove è anche l'eccesso, quindi in questo caso Giove in Cancro porterà a che cosa? Iperprotezione, attaccamento emotivo eccessivo, bisogno di accumulare per sentirsi al sicuro.
Ora, sul piano individuale, Giove, il transito di Giove in Cancro ci parla proprio soprattutto di protezione e intelligenza emotiva, e possiamo avere bisogno durante il suo transito di riorganizzare la nostra casa, consolidare la nostra vita, guarire delle antiche ferite attraverso delle terapie, organizzarci una vita più stabile, più protettiva e dare la priorità all'intuizione rispetto alla logica. È un transito favorevole per tutto quello che riguarda chiaramente la casa, quindi il settore immobiliare, l'habitat anche, i legami familiari, la cura, la nutrizione, l'accoglienza, le terapie, come ho detto, di guarigione emotiva e anche riconnessione alle radici, riconnessione al passato che è ancora vivo, alla genealogia, alla memoria. Psicologicamente durante questi 12 mesi del suo transito possiamo essere portati a chiederci su cosa si fonda realmente la mia sicurezza interiore, e non è una sicurezza di facciata, una sicurezza sociale, una sicurezza amministrativa, ma una sicurezza, lo capite bene, vibratoria, affettiva, esistenziale, che può tradursi con il bisogno di rifugiarsi nella propria casa, nei rituali, nella lentezza, nella fedeltà, nella scelta di un clan, ma soprattutto nella riconciliazione con la propria linea genealogica e familiare. L'eccesso anche a livello individuale potrebbe portare a una forma di ripiegamento proprio sulla parte familiare, un'ipersensibilità affettiva, un attaccamento eccessivo al comfort, quindi la difficoltà a fare a meno di questo comfort, un'iperprotezione nei propri confronti in quelli degli altri, un sentimentalismo che porta alla dipendenza affettiva, ma anche a una manipolazione indiretta. Quindi Giove in Cancro può portare a favorire l'amore protettivo, la cura, ma anche l'attaccamento che soffoca. Sul piano collettivo torniamo ai temi della casa, della cura, della protezione, trasformati come in legami comunitari vicini all'idea della terra d'appartenenza, dell'habitat e a questione proprio di sicurezza emotiva collettiva. Quindi questo può manifestarsi attraverso, diciamo, un aumento dei dibattiti, per esempio sulla questione dell'alloggio, sulla questione delle condizioni di vita, ma anche sulla famiglia, sull'infanzia, la protezione dell'infanzia, ma anche sulle dipendenze, sulle cure, e anche purtroppo direi un ritorno di narrazioni sulla protezione del territorio, del popolo in senso negativo, eccessivo, la nazione, il patrimonio, l'origine. Quindi nella forma migliore questo transito porta a una riparazione del tessuto umano, ma nelle sue forme più basse a un ripiegamento identitario e a una difesa eccessiva del nostro territorio. Allora, il transito di Giove, dov'è il nostro Giove? Qua, in Leone, eccolo qua, avrà luogo, si svolge dal 30 giugno 2026 al 26 luglio 2027 con una retrogradazione fra metà dicembre 2026 e metà aprile 2027, con un ritorno poi di Giove in Leone nel 2038-2039. Ora, quando Giove entra in Leone, quando Giove entra in Leone, entra in un segno di fuoco, ok? Che è un segno di fuoco fisso, quindi di metà estate. Teniamo in mente queste caratteristiche, per cui il principio di espansione, che era legato al transito in Cancro, quindi legato alle radici, legato alla protezione, qui si sposta nei valori leonini, cioè l'espansione dell'energia, la creatività, la generosità visibile, la gioia, il coraggio, anche il fatto di mettersi in scena. Infatti sul piano individuale questo Giove in Leone parla di crescita che riguarda che cosa? La fiducia per esempio nei propri talenti, nella propria creatività, l'affermazione di sé, il desiderio di essere visti per quello che si è davvero, la nobiltà del cuore molto legata al leone, ma anche il piacere di osare brillare. Quindi questa è un'energia che aiuta le persone che hanno bisogno di ritrovare fiducia in se stessi dopo una fase un po' introversa, come può essere quella in Cancro, per rilanciare un progetto creativo, per dirigere, per parlare, per insegnare, per esibirsi, per amare in maniera più chiara, più aperta, più visibile, per ritrovare il gusto del gioco, della festa, dell'arte, della scena, della gioia incarnata. Quindi se Giove in Cancro ci poteva chiedere di cosa ho bisogno per sentirmi nutrito e anche al sicuro, Giove in Leone ci dice quale luce in me ha bisogno di brillare, di essere espressa.
Quindi questo transito è ottimo per le persone che hanno bisogno di credere di nuovo veramente di più nel proprio valore, nei propri talenti, nel proprio carisma, e ci rende in realtà tutti più visibili, più audaci, più affermativi, più solari anche nel nostro modo di amare, di creare, di dirigere, di trasmettere. Ora l'ombra di Giove è sempre la stessa, è il leone, cioè l'eccesso di ego, un ego sproporzionato, un bisogno di ammirazione sproporzionato, una tendenza alla drammatizzazione, a spese eccessive, anche un rischio eccessivo e un eccessivo desiderio di essere al centro dell'attenzione. Sul piano collettivo il nostro Giove, il leone, ci porta a temi come la leadership, il potere carismatico, qualcosa, lo spettacolo, il fatto di esibirsi, la performance, qualcosa legato anche alla giovinezza, e anche una forma di culto, del culto proprio della figura dell'eroe. Su scala collettiva questo può portare a un aumento naturalmente delle logiche di visibilità, dei racconti eroici, della politica spettacolo, di persone carismatiche, di anche ricerca di prestigio, ricerca di ricchezza, di grandezza. E nella sua forma migliore Giove in Leone ci parla di coraggio, ci parla di respiro, ci parla di nobiltà, ci parla di espansione, di slancio. Nelle forme più basse purtroppo ci parla di appunto culto dell'immagine, o comunque accentuare il culto dell'immagine, accentuare la vanità, accentuare l'orgoglio, l'eccesso di orgoglio, accentuare una personalizzazione del potere. Nel passaggio dal Cancro, ecco qua, allora mettiamo Giove dal Cancro al Leone, il racconto diciamo è relativamente chiaro se ci fermiamo un attimo, cioè in Cancro io consolido le mie basi per fare cosa? Per proteggere, nutrire, riparare, anche riunire, quindi sotto l'egida della luna. Quando Giove passa in Leone, che cosa faccio? Io irradio, brillo dal mio centro. Per cosa? Per esprimermi, per creare, per dirigere, per osare essere visto sotto l'egida appunto del sole. Se il transito in Cancro è vissuto bene, quando Giove entra in Leone potrò dire brillo perché sono radicato. Se il transito invece non è stato vissuto bene, allora ci può essere un'energia di compensazione, cioè fingere potenza, fingiamo la potenza, la nostra forza, per in realtà nascondere la nostra insicurezza. Ora arriviamo al legame con i tarocchi di Marsiglia. L'archetipo di Giove lo vedo legato a 4 arcani maggiori, ma naturalmente voi potete sempre fare le vostre ricerche e approfondire. Naturalmente l'imperatore, sì, ecco. L'imperatore è colui che governa e stabilisce le regole, cioè l'autorità morale e politica, il potere legittimo, l'ordine, la legge, la sovranità. Poi passiamo al Papa. No, il Papa è qua. Ecco, poi passiamo al Papa, che è la dimensione filosofica e religiosa di Giove, ossia l'insegnamento, la saggezza morale e la legge superiore, la guida, il mentore, la benedizione simbolica. Passiamo poi al carro, eccolo qua, il carro è proprio l'ascesa, il successo rapido, l'espansione, la vittoria, la fiducia, l'ambizione, la conquista. E poi naturalmente la ruota della fortuna, l'apertura, la fortuna in senso proprio, e anche il miglioramento della situazione, cioè di un ciclo favorevole, un'evoluzione positiva, un'espansione delle possibilità. Per concludere, come al solito, vi suggerisco una pratica con i tarocchi di Marsiglia. Prendete il vostro mazzo, mischiate, dovrete poi tirare, scegliere 2 carte, una che rappresenta l'energia di Giove in Cancro attraverso la domanda: come il principio di espansione mi invita, quindi il principio di espansione di Giove mi invita a crescere attraverso il cuore e la sicurezza emotiva, e tirate la carta. Poi una seconda carta che rappresenta l'energia di Giove in Leone attraverso la domanda: come posso esprimere pienamente il mio potere creativo e la mia espansione, e tirate scegliete una seconda carta e osservate senza giudicare ciò che emerge da questa lettura. Come al solito abbiate fiducia nella vostra capacità a riunire, a collegare logica e intuizione, ragionamento e sentimento. E termino con una considerazione. Giove in Cancro ci chiede di costruire un'abbondanza radicata.
Giove in Cancro, un'abbondanza, Giove radicata, quindi in Cancro. Quando poi Giove passa in Leone, che cosa ci chiede? Ci chiede di espandere questa abbondanza, ma senza vanità. E vi lascio con le raccomandazioni abituali, il pollice se vi è piaciuto il video, condividetelo, attivate la campanellina delle notifiche, andate a scoprire, se non l'avete ancora fatto, le pagine Instagram di Astro Tarotina, dove parlo di astrologia, di tarocchi e di molte altre cose. Scrivetemi a mariacristina.astrotarot con @gmail.com se desiderate ricevere la mail settimanale che mando in genere lunedì sull'astrologia, sui tarocchi e molte altre cose, oppure una consulenza di astrologia di tarocchi o di Astro Tarocchi. E grazie, come al solito vi ringrazio di aver trascorso e di avermi concesso una parte del vostro tempo, perché come dico sempre, il tempo con la salute sono i nostri due beni più preziosi. Grazie, alla prossima!